Ciao a tutti, ben ritrovati per un nuovo video. Io sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Oggi vado ad ascoltare Gabriel Henrique, è un cantante che non conosco sinceramente, me l'avete consigliato voi nei commenti, l'ho letto diverse volte. Non ho idea di chi sia, mi pare che sia uno youtuber, comunque uno che è emerso con i social, però non l'ho mai ascoltato e sono molto curioso perché qui canta I Have Nothing di Whitney Houston, quindi un brano veramente iconico, molto molto difficile. Non ho idea se lo canterà nella tonalità originale oppure se farà una sua rivisitazione, non lo so, e sono molto curioso di andarlo ad ascoltare e dare dei commenti tecnici di analisi vocale insieme a voi. Ovviamente dovrò interrompere il video più volte proprio per dare dei commenti, ma trovate il video originale senza interruzioni qui sotto in descrizione. Prima di iniziare però vi ricordo e vi chiedo per favore di iscrivervi e lasciare un like per supportare il canale, e se volete potete anche abbonarvi cliccando sul tastino qua sotto per ottenere contenuti extra riservati esclusivamente agli abbonati. Andiamo ad ascoltare insieme. Mi sembra già la tonalità originale. Share my life, take me for all I am, 'cause I never taste all my colors for you. Take my love, I never ask for too much, just all that you are with everything that you do. I don't really need to look very much farther. I don't wanna have to go where you don't follow. I don't hold it back again. That's special inside. Can't run from myself. There's nowhere to hide. We don't make me love for mother. Wow. I don't wanna hurt anymore. Stay my arms if you there. I must stay there. Seen you there. Don't walk away from me. I have nothing, nothing, nothing if I don't have you. Ok, allora, intanto controlliamo, ma mi sembra proprio che sia la tonalità originale. La prima nota è questa qui, e infatti è proprio lei. Share my love. Quindi sta cantando nella tonalità originale di Whitney Houston. Ok, questo è già un motivo di vanto, ok, e anche di coraggio, d'accordo? Perché è una canzone che molte cantanti donne non si azzarderebbero neanche a fare. Lui invece la sta facendo, pur essendo un uomo, e ci arriva grazie alla tecnica, ok? Si sente che tecnicamente è molto preparato e sta cantando in voce mista, d'accordo? È un mix in voce piena, d'accordo? Sembrano due termini contrapposti, mix e voce piena. In realtà, cioè, possono andare d'accordo, ok? Perché il mix riguarda appunto una gestione dinamica dei passaggi di registro, in questo caso del passaggio di transizione tra meccanismo 1 e meccanismo 2, ma la pienezza non è tanto data dal meccanismo cordale, ok? Non è importante che siamo in M1, che siamo in M2, ma dalla resa acustica e sonora creata da sostegno, compressione, risonanza, e questo produce un suono pienissimo, nonostante quasi tutta la canzone lui la stia cantando in M2. Ok? Anche se non sembra un M1 sparato altissimo, invece non è assolutamente così, ve lo posso assicurare. È veramente molto bravo. L'unica cosa che sento in cui fa un po' fatica è un po' la pronuncia delle parole in inglese. Non so se lui sia
magari spagnolo, non lo so, fa un po' fatica, forse non si ricordava perfettamente il testo, però lo perdoniamo perché sta cantando divinamente una canzone veramente immortale. Vorrei ascoltare un po' da capo e poi andiamo avanti, ovviamente, perché poi c'è tutto un crescendo finale. Ovviamente io la canzone la conosco già nella versione originale, ma non avevo mai ascoltato questa sua versione. Vediamo un po' l'inizio. Qua. Share my life, take me for all I am, 'cause I never take. Ok, questa parte iniziale ovviamente in M2. Take my love. Ok, adesso non mi ricordo le parole nemmeno io, quindi sto improvvisando. E dopodiché ritorna in M1. Take me for what? Però un M1 comunque già addolcito, ammorbidito, curato, ok? Quindi è sempre comunque in voce mista, anche quando fa sentire questi stacchi tra i meccanismi cordali, no? Andiamo avanti. All my colors for you. Bellissimo il timbro, bellissimo il vibrato che va a mettere, bellissimo il melisma che mette alla fine, e anche proprio l'interpretazione in generale si sente che è molto ben studiata. All my colors, fa proprio questi fry anche. All my colors for you. Il vibrato molto ben gestito, è veramente molto bravo a curare i dettagli della sua performance. Take my love, I never ask for too much. Qua cosa ha fatto? È rientrato sulla stessa nota iniziale, però non più in M2, ma con un suono più pieno in M1 stavolta, d'accordo? E ha fatto anche questo fraseggio in falsetto con questo break vocale voluto e creato apposta, che nella canzone originale non c'è. Forse lo faceva Whitney Houston nelle versioni live. Infatti anche poi nel ritornello Gabriel ha fatto delle variazioni che anche Whitney Houston faceva. Mi ricordo, avevo visto delle esibizioni live appunto dal vivo. Ok, comunque andiamo avanti. Just all that you are, with everything that you do. Anche questa piccola variazione. I don't really need to look very much farther. I don't wanna have to go where you don't follow. Sentite come porta la risonanza e la consonanza verso la maschera per dare questa percezione del suono avanti, come se te lo sparasse dritto in faccia, ok? In realtà sta gestendo molto bene tutte le sue risonanze per creare questo suono completo, pieno e potente. I don't hold it back again. That special inside can't run from myself. There's nowhere to hold. Perfetto questo hide, che ha pronunciato nella posizione della O mista con la E, quindi non è hide ma è hide, ok? Bravissimo, quindi modifica delle vocali, perfetto, molto simile a come lo fa Whitney Houston nella versione originale. Anche qua perfetto questo close, esattamente come lo pronuncia anche Whitney Houston, quindi si sente che è un buonissimo ascoltatore anche, ok? Non è un imitatore, perché in realtà sta cantando con la sua voce su una tonalità femminile, certo, però non sta cercando di imitare Whitney Houston, sta imitando alcuni fraseggi, ma il timbro lo sta enfatizzando il suo timbro personale, d'accordo? E infatti, per esempio, qua fa anche una sporcatura, una distorsione che nell'originale non c'è. Sentite. Sentite che qua ci sono le false corde che stanno comprimendo e si produce questa distorsione, ok? Perdonatemi se sono molto tecnico, però sapete, io voglio dare delle reaction un pochino più
che vanno un po' più nel profondo, d'accordo? Ci sono tantissime reaction in rete in cui non si dice assolutamente niente di canto. Secondo me io vorrei dare veramente dei contenuti che siano un pochino più profondi a livello di tecnica, quindi se ci sono dei cantanti che mi stanno seguendo sicuramente trarranno beneficio da queste informazioni che vi sto dando. Se non siete cantanti, però secondo me è comunque molto interessante capire quante tecniche ci sono dietro a un'esibizione così. Tra l'altro sta facendo un'esibizione buona la prima, non ci sono tagli, non c'è un montaggio, sta cantando veramente one take, poi sicuramente c'è stato un mixaggio dietro a livello audio soprattutto, però mi sembra un video abbastanza così diretto, genuino, d'accordo? Non è una grande produzione, è un video casalingo, d'accordo? E quindi a maggior ragione tanta roba. Anche qua variazione, come appunto faceva Whitney Houston, e si sente di nuovo questo graffio, questa distorsione glottica. Qua ha sbagliato un po' la posizione della vocale perché ha detto must I imagine, invece era must I imagine, ok? Quel I avrebbe dovuto essere pronunciato più sulla formante della O, però lo perdoniamo. Mi sembra un po' che abbia un po' questa difficoltà dell'inglese, però d'altra parte insomma si impara, cioè l'inglese si impara, cantare così si impara pure quello, però diciamo che ci vuole un po' di tempo e lui è veramente un talento incredibile. Don't walk away from me. I have nothing if I don't have you. Questo è un falsetto. Perfetto, però il fraseggio, ottimo. You see it flew right to the heart of me. You break to my arms with the strength of your love. No, I never knew love like tonight with lose. Your memories survive all I can hold to. È veramente perfetto. Mi viene un po' il sospetto che un pochino di Melodyne l'abbia usato in fase di mixaggio, però non ne sono sicuro perché comunque è veramente molto preciso, si sente che è molto preciso già di suo e ha una facilità nel fare questi melismi acuti in voce piena, sempre con questo suono collegato, potente, è veramente molto preciso. Quindi non lo so, mi viene il sospetto che un pochino di post-produzione l'abbia fatta anche e ci abbia messo il Melodyne, però non sento un effetto autotune pesante, quindi vuol dire che comunque è stato molto preciso già di suo. Per cui non gli possiamo dire molto, ecco, è stato veramente bravissimo finora. Voglio ascoltare la parte successiva. I don't really need to look very much farther. I do what I have to go where you don't follow. I hold back again this passion inside. Can't run from myself. There's nowhere to hide. Guardate come ha tenuto la posizione della bocca, la posizione di risonanza su tutta la frase senza mai spostarsi. Questo love I remember bla bla bla, quella parte lì è perfetto. Qua non si è spostato di un millimetro, è stato veramente precisissimo. Bravo. Perfetto. Bello.
Yeah. What? Ok. 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 Allora, è stato pazzesco. Qui però ho avuto la conferma che un pochino di autotune c'era sotto. Non è niente di male, si può fare, anzi si usa quando uno fa una cover, quando uno fa un video, per creare questo senso di perfezione, di impacchettamento finale, finito, si usa, ok? È un peccato però, perché noi siamo veramente troppo abituati a sentire la perfezione, ok? Più andiamo avanti, più sentiamo canzoni inscatolate, impacchettate, e se non suonano perfette non ci piacciono. Ma perché? L'imperfezione è bella da sentire, quindi io avrei preferito sentirlo davvero dal vivo, senza questo effetto autotune, soprattutto su questa parte finale, però a questo punto ho avuto la conferma che la usavo anche prima, perché mi avrebbe dato più, non so, mi avrebbe fatto capire davvero qual era la sua anima, la sua essenza, ok? Si è comunque capito, è stato bravissimo, però un po' mi dispiace questa cosa. Vabbè, comunque, chiusa parentesi, mi ha colpito moltissimo invece questa, in senso positivo, questo fischio che ha fatto sulla nota acuta. Andiamo a ascoltarlo, vediamo se lo trovo. Eccolo. Assurdo, ha fatto l'ottava sopra praticamente. Andiamo a vedere. Ok. È un fa diesis 6. Dovrebbe essere un fa diesis 5, perché qui è salita la tonalità e lui l'ha presa perfettamente, però appunto qui lo fa l'ottava sopra ancora, ok? Sarebbe stato questa, sarebbe stata quella nota lì, invece lui l'ha fatta l'ottava sopra, in fischio, quindi un M3, per cui ci ha fatto vedere tutte le sue qualità vocali, dalle note basse, comunque medie, fino alle note più alte, passando per tutti i meccanismi cordali. Veramente molto molto bravo. Non so se questa sia stata una scelta, perché delle volte quel fa diesis 5, ok, quello appunto della canzone originale, è forse una delle note più impegnative per alcuni da raggiungere. Forse lui ha pensato, vabbè, visto che il fischio lo so fare, bypasso il problema e lo faccio l'ottava sopra. Magari è stato questo il motivo, però credo che sia più un motivo di mostrare tutte appunto le sue qualità vocali incredibili. Veramente bravissimo. Poi dopo appunto fa tutti questi fraseggi incalzanti, assolutamente travolgenti. In certe cose, non lo so, forse mi sembra più concentrato sulla tecnica e meno sull'emozione. Questo è un brano che non lo puoi cantare solo tecnicamente, ok? Per questo è difficile cantare Whitney Houston, perché tecnicamente è difficilissima, però non basta arrivarci con la tecnica, ci devi arrivare anche con l'emozione, col cuore, coi colori della voce, col trasporto. Qui un po' il fatto che alcune parole non le pronuncia perfettamente, e già questo non rende, diciamo, giustizia alla canzone, e anche il fatto che è molto tecnico, molto preciso, molto perfetto, fin troppo delle volte, quindi manca un po' quell'emozione lì. Però stiamo parlando di un brano incantabile,
ok, veramente incantabile, è difficilissimo, d'accordo? Quindi diciamo che glielo possiamo perdonare, anzi ha fatto un lavoro egregio. Ascoltiamo il finale. I have nothing, nothing, nothing. If I don't have you, if I don't have you. Bello, bello anche il finale, molto bello, scusate, è ripartito, molto molto bello anche il finale, bravo, veramente molto bravo, fatemi sapere cosa ne pensate anche voi nei commenti e fatemi sapere se vi piacerebbe vedere altre reaction su Gabriel Henrique. Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciatemi pure proposte che potranno diventare il tema di future reaction. Ci vediamo al prossimo video, ciao!